Non siete alla mercé del consultante che passa davanti a casa vostra, non perché grazie alla tecnologia e ai social media potete essere in contatto con tante tipi di persone, anche se se abitate in una casa in mezzo al bosco, eh, sempre che ci sia connessione internet. Ciao a tutti, questa è una diretta estemporanea, come al solito. Chi mi conosce sa che ogni tanto mi alzo e decido di fare una diretta. E questa mm, mi è venuta in base a una domanda che ho fatto nel gruppo, in un post. La domanda era: cosa ti frena di più dal leggere tarocchi ad estranei e farti pagare? E ho visto alcune risposte che erano molto simili e mi hanno dato da pensare, quindi ho deciso di fare questa diretta in risposta. Dunque, vi leggo un attimo, vi riassumo un attimo le risposte che mi hanno dato da pensare. Apro un'altra pagina e le vedo. Ecco, allora, c'è chi ha detto, io fino a poco tempo fa facevo offerta libera, ma poi c'era gente che dava una miseria e magari stava più di un'ora, ok. Altri che dicono, un'altra persona ha detto, sono troppo lenta a leggere le carte e anche se molto spesso ci azzecco, ho problemi con il tempo che ci metto a decifrarle. Quindi fondamentalmente sta dicendo sono troppo, cioè troppo tempo quello che mi serve per leggere le carte in base a quanto pagano fondamentalmente. Un altro commento diceva, ecco adesso la trovo, dice mi chiedono delle letture che non hanno nulla a che fare con l'evoluzione personale, migliorare la propria persona o la propria vita, e questo mi intristisce perché mi è sempre puntato fuori. Insomma, comunque che voleva fare delle domande un pochino più spirituali o comunque approfondite, ecco. Allora, qui ci sono fondamentalmente due temi che queste risposte tirano fuori. Il primo è l'impressione che molti hanno, in generale, soprattutto si nota da queste risposte, l'impressione che ci sia un solo tipo di consulto, ovvero quello da centro di cartomanzia, quindi con risposte sì, no di tipo secco, quindi risposte veloci, con un ritmo serrato, basate sul quotidiano, sostanzialmente su anche il tipo di basate sulle relazioni di tipo anche sentimentale eccetera, e comunque insomma questo tipo di consulti veloce. Invece non è vero, ci sono vari tipi di consulto che possono essere fatti con i tarocchi, perché vi ricordo che i tarocchi sono uno strumento molto flessibile e rispondono a vari registri di domande, dal tipo più quotidiano, veloce, dove ho perso le chiavi, ok? Fino a domande di tipo evolutivo, psicologico, spirituale. E quindi possono rispondere possono fare, ci sono consulti di vario tipo che possono essere sulle vite passate, che possono essere accompagnati da percorsi di tipo olistico, oltretutto, quindi si va oltre a consulti di tipo prettamente divinatorio, e anche i consulti di tipo divinatorio possono essere molto lunghi e molto approfonditi. Ci sono consulti di tarot coaching dove
si accompagna il consultante a trovare dentro di sé le soluzioni a dei problemi che pongono all'attenzione del tarologo, del cartomante. Quindi ci sono vari tipi di consulti, ci sono vari tipi di consultanti e quindi di clienti, e quindi io come dire, vi raccomando, vi consiglio di sperimentare vari tipi di consulti, e poi una volta capito come, come sono questi tipi di consulti, scegliere quello che vi piace di più e specializzarvi. Quindi creare una vostra nicchia di mercato, se volete appunto farlo a livello professionale, perché diciamo voi come dire, attirate i consultanti nel vostro spazio vitale, cioè voi incontrate i consultanti che invitate nel vostro spazio vitale, che chiamate a voi. E come li chiamate? Facendovi vedere, esporvi, mostrando quello che sapete fare, e soprattutto mostrare che tipo di consulti volete offrire, facendo notare i benefici dei vari tipi di consulti che volete offrire, d'accordo? Quindi non siete alla mercé del consultante che passa davanti a casa vostra, non perché grazie alla tecnologia e ai social media potete essere in contatto con tanti tipi di persone, anche se se abitate in una casa in mezzo al bosco, sempre che ci sia connessione internet. E quindi non dovete stare a specializzarvi nel tipo di consulto che va di moda nell'area in cui vivete, bensì potete tranquillamente invitare nel vostro spazio le persone che sono in linea con il tipo di consulto che offrite. E anche voleste rimanere a livello locale, potete far notare i benefici di un tipo di consulto diverso. Quindi non dovete limitarvi a quello che di solito nella vostra bolla poi di internet venite a contatto, perché ci sono dei cartomanti e dei tarologhi molto bravi, molto conosciuti, che magari non entrano nel vostro spazio internet perché così funziona l'algoritmo, che però fanno dei consulti completamente diversi da quello, diciamo, veloce, di tipo centro di cartomanzia. Ecco, questo è. Quindi questo è il primo tema che volevo assolutamente chiarire, cioè i tarocchi permettono di fare consulti di vario tipo, e sperimentate, e poi specializzatevi. E poi invitate le persone che vogliono il tipo di consulti che offrite. Secondo tema che ho notato da queste risposte riguarda chi stabilisce il prezzo del consulto. Allora, in parte può essere il mercato, specialmente se uno è all'inizio, quindi non è conosciuto, diciamo, non si è fatto una propria fama, diciamo così, non si è fatto notare dalle persone. Però molto più importante, cioè diciamo, quello che effettivamente decide e stabilisce il prezzo, è il cartomante tarologo. Perché? Perché siete voi che leggete le carte, che sapete quanta energia e tempo mettete nel consulto, e siete voi che soprattutto sapete il valore del vostro tempo, cioè siete voi che date il valore al vostro tempo, d'accordo? Questa è una semplice legge di mercato, dove c'è una specie di equilibrio a un certo punto
fra il valore che dà al tempo e all'energia che il lavoratore dà durante il suo lavoro e il valore che al prodotto, al servizio che acquisisce dà il cliente. Ok, quindi sapete voi come, quanta energia e quanto tempo date al vostro consulto, siete voi che sapete le vostre conoscenze, quanto siete bravi, quanto effettivamente avete studiato, quanto avete speso per raggiungere quel tipo di conoscenza e di maestria del mazzo dei tarocchi, e quindi non dovete assolutamente compararvi con gli altri cartomanti, e soprattutto anche lì dipende dal tipo di consulto che offrite, perché se fate ovviamente un consulto veloce da 1 minuto con la risposta sì e no, ovviamente non può essere comparato questo tipo di consulto, e quindi il suo prezzo a un consulto molto più lungo, approfondito, che ovviamente prende più di un'ora di lavoro, e magari ci sono dietro anche delle conoscenze di tipo astrologico, di tipo filosofico, di tipo cabalistico, eccetera, eccetera. D'accordo? Appunto, non prendete come punto di riferimento un consulto nel centro di cartomanzia, perché come abbiamo visto in un video un video che ho postato nel mio canale YouTube, quelli sono prezzi, diciamo, che vengono decisi né dal consultante né dal tarologo, bensì dal centro di cartomanzia, e segue i suoi interessi. Molto spesso, appunto, la maggioranza dei centri di cartomanzia è così. Un altro discorso a parte è quello del fatto che molto spesso si trovano delle persone che pretendono dei consulti gratis, o almeno il primo consulto gratis. Ecco, questo è il famoso tema delle conoscitive. Le conoscitive sono dei consulti gratis che si danno per farsi conoscere, per far conoscere il proprio tipo di metodo di lavoro, diciamo, ecco. Io personalmente, diciamo che questo delle conoscitive è un metodo di marketing, no? Valido quanto altri, che io però personalmente non consiglio ai miei studenti, perché secondo me anche farsi pagare un minimo per il proprio lavoro, diciamo che non fa male a nessuno. Insomma, tutti hanno qualche lira, sì, qualche lira, hanno qualche moneta in tasca, appunto, da poter dare, appunto perché stiamo comunque spendendo il nostro tempo, le nostre energie, quindi si può optare per un breve iniziale incontro di poco tempo e farlo pagare poco, perché il tempo che si è dato, l'energia che si è data è comunque proporzionale a quello che si richiede, ecco. Però diciamo, non credo nel beneficio di una conoscitiva gratis. Altro discorso è quello che si incontrano persone che pretendono dei consulti gratis perché si basano su dei doni, e quindi, siccome è un dono, non so bene, arriva dal cielo, e quindi non debba essere pagato. In realtà i talenti ce li abbiamo tutti in varia misura, in vari settori. Questo sicuramente si basa la legge dei tarocchi bene su un talento, però un talento senza studio, senza pratica, senza esperienza atrofizza abbastanza presto. Non so se voi fate caso ad altri tipi di talento. Per esempio, io ho il talento di saper disegnare, però non avendo poi coltivato, si è atrofizzato. Quindi tutte le cose, il talento da solo non basta, va coltivato, e anche quello deve essere tenuto in conto nel momento in cui
si danno dei consulti, ovviamente, quindi cioè non è un dono, poi per carità ognuno ha il suo sistema di pensiero, però come io non giudico coloro che pensano che si possa dare gratis, si possono fare i consulti gratis, non capisco perché ci sia gente che giudica tarologi e cartomanti che vogliono farsi pagare per il loro tempo, la loro energia, soprattutto perché vogliono fare della loro passione un lavoro, che è secondo me la cosa bellissima, ovvero che è la stessa cosa che fa un pittore, la stessa cosa che fa un musicista, si fanno pagare per fare della loro passione un lavoro, e penso che non ci sia nulla di male in questo. Comunque, appunto, anche lì rimane sempre il concetto che non dovete farvi influenzare da qualcuno che pretende dei consulti gratis, perché come ci sono queste persone, ci sono molte altre che invece apprezzano il vostro valore, sono pronti ad apprezzare il vostro valore. Ehm, quindi io vi suggerisco di chiedervi quanto valore date alla vostra conoscenza, allo studio che ci avete messo, quanto valore date al vostro tempo e alla vostra energia che mettete nel consulto quando decidete il prezzo. Nel programma Tarot Pro c'è tutta una sezione, un corso dedicato a questo, dedicato ai cartomanti tarologi che vogliono avviare una attività professionale profittevole. Include appunto politiche dei prezzi, strategie di marketing che si basano appunto sull'attrarre, sul farsi conoscere da potenziali consultanti che apprezzano il valore il vostro valore come cartomanti e tarologi, e soprattutto come attrarli e come fidelizzarli. Vi ricordo che Tarot Pro inizia tra pochissimo, tra pochi giorni, quindi se volete dei dettagli, delle informazioni, basta che scrivete la parola tarocchi qui nei commenti al video. D'accordo? E io vi invierò un messaggio o vi invierò una email con i dettagli. Se invece siete su YouTube, basta che mi inviate una email a mintitaro@gmail.com e vi rispondo. D'accordo? A presto, allora. Spero che questa diretta sia stata utile e ci vediamo presto. Ciao!